Ciao e benvenuto o benvenuta in questa ulteriore lezione sui ruoli di amministrazione di uso più comune, in cui andremo a vedere la figura dell'amministratore che legge i report. Una figura di amministrazione molto semplice da trattare, ma non meno importante delle altre per i ruoli che svolge. Anche questo amministratore sarà nominato o dall'amministratore generale o dal Global Administrator e avrà poteri soltanto di operatività per giunta molto ristretti perché si limiteranno appunto alla visualizzazione e alla lettura dell'ambiente dei report. Ora vedremo di cosa si tratta, mentre non conterranno i poteri di creazione delle app che vedi qua giù in basso e di condivisione. Quindi andiamo innanzitutto a vedere come si nomina questo amministratore. Andiamo sempre nei nostri utenti attivi. Scegliamo un utente, prendiamo l'avvocato Giancarlo Verdi, gestisci i ruoli, diciamo che a questo utente vogliamo consentire l'accesso all'interfaccia di amministrazione, mostra tutti i ruoli e i ruoli di sola lettura sono tutti in fondo, quindi ruolo con autorizzazioni di lettura per i report. Quindi salvo le modifiche, come sempre non lo faccio, ma in questo modo ho attribuito il ruolo di amministratore di lettura dei report. E dicevo, l'amministratore di lettura dei report visualizza questo ambiente per trarre alcune informazioni importanti, anche se ha pochi poteri, però ha un ruolo importante come tutti gli altri. E quindi andiamo qui nel menu in report. Questo menu si espande in due sottomenu, punteggio di adozione e utilizzo. Quindi andiamo a vedere la prima voce, punteggio di adozione. E leggiamo testualmente quello che ci dice Microsoft a proposito del punteggio di adozione. È sempre importante leggere quello che dice Microsoft e, se non è chiaro, anche approfondire con ulteriori link se sono presenti che ci rimandano al Microsoft Support. In questo caso ci dice: il punteggio di adozione fornisce informazioni sul percorso di trasformazione digitale della vostra organizzazione attraverso l'uso di Microsoft 365 e le esperienze tecnologiche che lo supportano. Quindi questo cosa vuol dire? Che i numeri che ora vedremo sotto evocano quanto all'interno dell'organizzazione viene usato Microsoft 365 e quindi quanto si sta digitalizzando la nostra organizzazione, perché utilizzando Microsoft 365 si guadagna in termini di produttività. Office 365, Microsoft 365, che dir si voglia, è uno strumento per fare solo una cosa, tutto l'insieme delle applicazioni, delle funzionalità. È uno strumento finalizzato a raggiungere un unico obiettivo, la produttività. E la produttività in economia è un concetto preciso, perché se si punta a essere più produttivi, si punta ad un risultato preciso, non è un qualcosa di astratto. Essere più produttivi vuol dire che io vado a produrre più unità di prodotto o di servizio, per esempio in uno studio legale posso seguire più cause all'anno, in uno studio di commercialisti posso fare più dichiarazioni dei redditi all'anno, ma utilizzando lo stesso numero di fattori produttivi in termini di risorse umane e finanziarie che usavo prima. Quindi utilizzo lo stesso numero di fattori produttivi, ma produco di più e quindi ho più utili, perché i fattori produttivi sono sempre gli stessi, ma io ho prodotto di più. Oppure produco la stessa quantità di prodotto o di servizio che producevo fino a prima, ma impiegando meno fattori produttivi e quindi anche in questo caso ho guadagnato in termini di produttività. E dicevo, questi indici evocativi dell'aumento della produttività, Microsoft li misura con dei punteggi attraverso ovviamente degli algoritmi suoi che vanno per esempio a vedere qual è la collaborazione ai contenuti e il lavoro in team, la percentuale su 100, quindi qui per esempio io ho 75 su 100 per quanto riguarda la collaborazione ai contenuti. Cosa dice qui Microsoft in ordine alla collaborazione ai contenuti? Quando le persone collaborano con i file online possono risparmiare fino a 100 minuti a settimana. Cosa vuol dire collaborare con i file online? Vuol dire per esempio mettere il file di Word, di Excel, di PowerPoint, di tutto quello che vogliamo in OneDrive, condividerlo con la persona che collabora con noi in sola visione o anche in modifica
e fare tutte le modifiche in OneDrive che sono sincronizzate, le vediamo non solo su OneDrive, su SharePoint, in Teams, le possiamo modificare anche da SharePoint, rimane la versione precedente alla modifica, quindi questo cosa comporta? Il non dover spedire la mail, chiamare la persona, ancora non mi hai risposto, l'hai visto, non l'hai visto, ti è andato nello spam, rimandamelo, correggo, poi te lo rimando. Ecco, chiaramente queste sono tutte attività che fanno perdere tantissimo tempo. Lo stesso per il lavoro in team, quando le persone condividono informazioni e collaborano in uno spazio di lavoro condiviso, possono risparmiare fino a 4 ore a settimana. Quindi questo vuol dire che se io le informazioni le reperisco velocemente, posso andare avanti rapidamente nel lavoro, per esempio. Potrei dover aver bisogno di un'informazione da una persona che in questo momento è in riunione, mando un messaggio in team, la persona lo vede sullo smartphone e quando ha un attimo di tempo mi risponde, altrimenti magari avrei dovuto aspettare 2 ore prima di avere quell'informazione con la quale dovevo andare avanti nel lavoro. Ecco, poi c'è anche la mobilità, l'accesso alla posta elettronica, file e comunicazioni con i colleghi su qualsiasi dispositivo consente di svolgere il lavoro secondo quanto stabilito nella pianificazione. Ecco, quindi tutti questi punteggi di adozione indicano, a seconda di quanto sono alti in relazione a 100, quanto ci stiamo guadagnando in termini di produttività. E poi abbiamo i report sull'utilizzo di cosa? Ovviamente delle applicazioni di Office 365. Qui abbiamo un quadro generale dove sono riportate tutte le applicazioni. Io posso andare a selezionare solo Teams, vedere come all'interno dell'azienda e quanto viene utilizzato Teams, piuttosto che SharePoint o un'altra applicazione. Quindi abbiamo visto anche questa figura di amministrazione che pur con pochi poteri svolge un ruolo molto importante e nella prossima lezione ne vedremo un'altra. Ti aspetto alla prossima lezione. Ciao!